Come riconquistare un ex che hai lasciato e che ora rivuoi indietro? Molto probabilmente ti sei pentita, ma ci sono una serie di passi fondamentali che ti indicherò all'interno di questo video che ti permettono di recuperare la tua relazione senza portarla a chiusura definitiva. Molto spesso quando si lascia una persona subentra l'orgoglio e altri fattori che ora vedremo, e quello che io desidero fornirti oggi all'interno di questo video sono proprio i passaggi che dovrai mettere in atto per riportarlo da te. Io sono Domenico Iapello, sono un Love Life Coach formato in PNL. Su questo canale ti parlo di riconquista, coppia, seduzione e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale, attiva la campanellina, così tutte le volte che settimanalmente pubblicherò video gratuiti su tematiche appunto relative alla riconquista, alla seduzione, coppia e crescita personale, potrai vedere questi video in anteprima. Ora, detto questo, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Prima di tutto bisogna capire il vero motivo che ti ha spinto a lasciarlo. Quando parlo di vero motivo non intendo le incomprensioni, le litigate, le discussioni, le intromissioni di altre persone. Quello che intendo sono le ragioni profonde, quelle ragioni che stanno proprio nella parte inconscia da una parte e dall'altra proprio in quello che è il mondo emozionale, io lo definisco così. Ora cerco di farti un esempio pratico. Prendi carta e penna e prova a scrivere. Cosa sentivo quando ho deciso di lasciare questa persona? Come mi sento quando questa persona è al mio fianco? E soprattutto, come mi fa sentire? Ecco, rispondere a queste domande ti permetterà intanto, come base, di capire il motivo per il quale lo hai lasciato. Ed è chiaro che tutto si basa su questo principio qui. Sostanzialmente è inutile dire rivoglio quella persona indietro come un capriccio, oppure mi sono pentito, oppure forse non ho valutato bene. No, non funziona così. Prima di tutto bisogna stabilire il vero motivo. Ora, detto questo, che è un po' la premessa, cerchiamo di andare avanti e ti indicherò tre elementi fondamentali, tre passi fondamentali che dovrai mettere in pratica per riportarlo da te. Il primo passo in assoluto è quello di ristabilire fiducia. Ti può sembrare sciocco, ma la fiducia è la prima cosa che viene a mancare. In realtà, dall'altra parte c'è una persona che si sta convincendo che come lo hai lasciato ora potrai farlo altre volte ancora. Ok? Questo pensiero qui destabilizza l'aspetto emozionale di una persona. Quindi chiaramente cosa viene meno? La prima emozione che viene meno è proprio la fiducia, il senso di appartenenza. Bisogna ristabilire appunto la fiducia, un rapporto di fiducia. Mi dirai, Domenico, come farlo? È semplice, può sembrare banale, ok, da una parte sembra banale, dall'altra fidati è semplice. Ok? Allo stesso modo è fondamentale, è necessario. Bisogna scherzare insieme, bisogna tornare a sorridere insieme, bisogna tornare a essere due amici, due persone che giocano insieme, si divertono insieme. Ora mi dirai, Domenico, ok, ma io l'ho lasciato, l'ho arrabbiato. Dobbiamo andare oltre anche alle incazzature, permettimi il termine. Bisogna proprio tornare anche amichevolmente. Perché chiaramente se sei qui a vedere questo video non sono passati 20 anni che vi siete lasciati e che molto probabilmente hai deciso di lasciare questa persona e ora lo rivuoi indietro. Okay? Può essere questo il caso, ma suppongo che per buona parte tu ti sei lasciato, o meglio hai lasciato lui da un po' di tempo, ecco, non un lungo periodo di tempo sostanzialmente. Quindi torna a giocare, torna a scherzare con lui. Torna a sorridere insieme, questo è il primo passaggio, proprio scrivitelo su quel foglio di cui parlavamo prima e scrivi: io da oggi in poi ho deciso che riprenderò con lui un rapporto di amicizia, un rapporto di confidenza, un rapporto scherzoso, dinamico, ok? Questo ti permetterà di ristabilire intanto la fiducia ed è il primo passo dei tre che ti indicherò, ok?
Il secondo passaggio fondamentale è entrare nella consapevolezza che riportarlo da te, ok, dopo averlo lasciato, non è così semplice come può sembrare. Molte persone dicono l'ho lasciato io, quindi dovrebbe essere più semplice. No, in realtà è più difficile, ok? Perché subentra un'emozione molesta che si chiama orgoglio e non è facile scalfire l'orgoglio di un uomo. Fidati, non è facilissimo. Ecco perché il primo passaggio che ti indicavo è fondamentale, cioè ripristinare una certa fiducia è fondamentale. Il secondo passaggio è appunto entrare in questa consapevolezza e quando ti trovi lui davanti, le parole che dovrai pronunciare sono: mi dispiace, immagino che io con la mia decisione ti abbia ferito molto. Ora io so cosa provo dentro di me, lo so veramente cosa provo. È anche vero che molto probabilmente tu ormai ci hai messo un punto sopra. Questo tipo di messaggio, che puoi anche scrivere riportando il video indietro, ti servirà in un certo senso per passare la palla a lui, altrimenti diventeresti supplichevole e soprattutto perderesti di coerenza. Quindi ora il secondo passaggio è quello di ripassare la palla a lui, semplicemente pronunciando queste parole che fanno capo a quella che è la comunicazione efficace, la comunicazione potente. Va bene? Il terzo passaggio e ultimo è quello di mantenere coerenza. Significa, hai deciso di lasciarlo, mantieni coerenza. Ora mi direi, Domenico, sì, ma io sono qui per cercare di riconquistarlo, per cercare di riportarlo a me. Ok, mantenere coerenza è uno dei principi fondamentali per farsi dire sì dalle persone. Lo ricorda Robert Cialdini, no? Nel suo famoso libro Le armi della persuasione. Il principio di coerenza è veramente fondamentale. Quindi se ti mostri coerente a lui e allo stesso tempo continuerai a sedurlo, continuerai a confonderlo, allora ci aspettiamo che sia lui a fare dei passi indietro, a mettere da parte quell'orgoglio e tornare indietro. In questo modo la coppia può funzionare. Se invece proverai in qualche modo a mostrarti pentita, a cercare di convincerlo, a fare dei ragionamenti iperlogici, ecco, in quel caso non può funzionare. Non può funzionare perché subentra nel medio-lungo periodo di nuovo l'orgoglio e questa persona sarà sempre con l'acqua alla gola, con quel senso di apprensione. Ora mi rilascia di nuovo, ora lo rifarà di nuovo. Devo stare attento a cosa faccio e a cosa dico, altrimenti mi lascia. Ecco, questo passaggio dobbiamo evitarlo, quindi mostra coerenza, rimani ferma sulla tua posizione. Ok? Allo stesso tempo prova a sedurlo, prova a confonderlo, prova a scherzare ancora con lui, a cercare di ridere. Soprattutto stare bene insieme. Questo è fondamentale. Ad un certo punto lui ti dirà: lo vedi che stiamo bene insieme? E tu dirai: sì, hai ragione, stiamo bene insieme. E lì metti un punto alla situazione e tornate a sorridere insieme. Ora, chiaramente detta così può sembrare semplice, un po' di impegno è richiesto, quindi questi video molto spesso sono molto utili e hanno aiutato ad oggi migliaia e migliaia di persone. Quello che ti chiedo di fare è proprio di riascoltare più volte questo video, prendere degli appunti e soprattutto meditare su tutto quello che ti ho detto. Magari ci impieghi mezza giornata, una giornata, 2 giorni in più, lui non scappa. Allo stesso modo, in quei 2 giorni tu hai maturato qualcosa di forte che ti permetterà di avere gli strumenti adatti per riportarlo da te. Un'ultima cosa che ti chiedo: condividi questo video se sai che qualche tua amica potrà averne bisogno e soprattutto scrivi nei commenti se hai delle richieste. E in descrizione sempre del video trovi tutti i miei canali sociali gratuiti che ti permetteranno di avere un'infinità di informazioni sul mondo appunto della riconquista, della seduzione, coppia e crescita personale. Quindi dal canale di Instagram con le dirette, il gruppo Facebook di supporto, il gruppo privato, il sito web che presenta centinaia e centinaia di articoli e anche corsi gratuiti e il canale di YouTube che appunto conoscerai. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao!